Perché nella mia ingenuità alla fine faccio anche una cosa che non è bella da fare, perché se una persona ti mostra com'è e a te non piace, dovresti dire a me non va bene e andartene, non cercare di cambiare quella persona, perché sennò non la stai neanche tu veramente amando per quello che è. Benvenute a una nuova puntata di A Letto con Bianca. Io sono Bianca Balti e con me oggi c'è Jessica Giorgia Senesi. Ciao! Grazie! Grazie a te, davvero. Grazie, che bello essere qua insieme. Sei pronta a giocare? Prontissima, Ma sempre prima pronta a giocare. devi descriverti come tu vuoi essere ricordata dal pubblico. Come ti descriveresti? Allora, io sono una ragazza molto solare, molto spontanea, ecco. Ok? E diciamo che mi piace molto aiutare le persone, quindi è il motivo principale per cui mi sono esposta così tanto. Per cui diciamo che tipo sulla link in bio sarebbe così. Ragazza solare. Mi piace. Io metterei solare un po' ingenua con 2 ex mariti, così. I 2 ex mariti? Ce li hai anche tu i 2 ex mariti? Ma non sono 2, Ah, è 1, però valeva come 2. ecco, sì, anche i miei tipo 100 valgono. Perfetto. Va bene, iniziamo subito con la Sì. pesantezza delle carte. No, scherzo. Vai. Sì. Ti voglio vado confondere. Aspetta, vai. Questa. Ok. Allora, che pregiudizi avevi quando eri più giovane sulle persone della tua età? Ok, ma aspetta, intanto tu quanti anni hai? Io in realtà ho 24 anni. Per cui tipo quando avevi 2 anni, cosa pensavi dei 24 anni? No, scherzo, però in effetti quando si è giovani pochi anni fanno tanto la differenza, no? Assolutamente sì. E in realtà io ero molto affascinata dagli adulti, nel senso mi piaceva l'indipendenza, mi piaceva il fatto che appunto potessero fare più o meno quello che volevano, nel senso che appunto io avevo nella mia innocenza, no? Certo. Pensavo fanno quello che vogliono, che bello, e si sentono un po' Perché più dici liberi. nella tua innocenza? Perché cos'è che hai scoperto invece crescendo? Che C'è crescere comunque un po' più, siamo tutti un pochino più legati, no, al mondo che ci circonda. da un quindi miliardo di dobbiamo... responsabilità. Esattamente. Sì. Poi considera che io vengo appunto da un periodo di infanzia e adolescenza in cui mi sentivo molto legata per determinati discorsi legati al mio percorso, no? Certo. Quindi vedere tutte le persone adulte, no, che sembravano essere un pochino più tranquille rispetto a quello che pensavo io, Certo. era molto... Certo. tipo un obiettivo, no? Io voglio diventare in quel modo, voglio sentirmi libera di essere me Certo. stessa e seguire quello che sono, ecco. Ma hai ragione, perché in effetti anch'io quando ero teenager, se pensavo ai 24 anni, pensavo, ma è bellissimo, voglio essere anch'io 24enne. Il problema è che la domanda è i pregiudizi che avevi sulle persone della tua età, e io adesso ho 38 anni. Il problema è quello, io quando ero teenager dicevo, io voglio morire prima dei 30 anni, perché sennò divento una sfigata. Per cui io pensavo proprio che tipo dai 30 già diventavi tipo la persona più noiosa del mondo. Allora, facciamo così. Quando eri teenager o anche adesso, cosa pensi delle persone della mia età? Diciamo che adesso, no, avendo un attimo una visione un po' più ampia, Certo. ho sempre paura, no, che si finisca ad essere monotoni, ripetitivi, Certo. a fare sempre le stesse cose, ad annoiarsi, no? Io invece sono una persona che ha bisogno di costanti stimoli, quindi Certo. devo fare sempre qualcosa di diverso, devo sempre trovare delle passioni nuove, devo sempre mettermi in gioco, ecco. Invece... per cui guarda me. Hai visto? Io Esatto. mi stavo annoiando, ho detto facciamo a letto con Bianca, hai visto? Infatti è perfetto, è un ottimo esempio, infatti. Così ti faccio passare la paura. Se vuoi puoi continuare a fare cose, però è terrorizzante comunque invecchiare, no? Sì. Meno male, dai, che anche tu hai paura di invecchiare. Vai, adesso tocca a me, mi devi far pescare tu però. Allora, vai. Vediamo. Sei brava con le carte? Beh, già che sei la prima nella storia di A Letto con Bianca che prova tipo a mischiarle, perché Sì, io ci provo. non sono capace. Ok, Ok, vai. vediamo. Ta 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 ta.
Posso dirlo a questo punto che questa carta esce sempre. Ok. È stranissimo. Ti consideri una brava persona, perché? Io diciamo che faccio il possibile per esserlo. Sì. Insomma, cerco sempre di aiutare gli altri, cerco sempre di fare quello che ritengo giusto, però sempre considerando che per essere in grado di far stare bene qualcuno devo stare bene prima io. Brava, tipo mettiti la maschera dell'ossigeno per prima, come negli aerei. Sì. Esatto, perché se sto male io è impossibile che riesca ad aiutare qualcun altro. Certo. Quindi prima ci sono io e poi aiuto anche gli altri. Certo che hai ragione ed è vero ed è così, però in effetti se io dovessi aspettare di stare bene io proprio, cioè non aiuterei mai più nessuno. Sì, diciamo che mi metto nella condizione base di dire ok, Base. oggi mi sento più o meno bene, posso fare qualcosa di buono anche per gli altri. È vero, cioè nel senso ci sta come concetto ma non miriamo alla perfezione. No, assolutamente, anche perché la perfezione non esiste. No, è lo dico vero, sempre. anche nel benessere non esiste, no? Esatto. Ci sono anche dei momenti, io adesso tendo a ricordarmi che anche nei momenti di gioia tutto passa, ma non in una maniera pessimista, assolutamente, perché io sono una persona abbastanza ottimista, però è perché è vero, nel senso, no? Per cui solo per ricordarmi di vivermi quel momento, perché in effetti la mattina dopo o 10 minuti dopo può succedere qualcosa che Assolutamente cambia sì. l'umore, vero? Sì, è per questo che bisogna sempre godersi il momento, sempre comunque avendo un piccolo di riguardo per quello che verrà dopo, però Sì. l'importante è E tu riesci a goderti il momento? ci provo, sì. Ma è un esercizio che devi fare o ti viene spontaneo? Cioè ti è sempre venuto spontaneo o è più una cosa che ti devi ricordare Non di mi è fare? mai venuto spontaneo Vero? e continua a non venirmi spontaneo, però faccio il Immaginavo. possibile per cercare di godermi quello che ho. Diciamo, spontaneamente ti viene più da rimuginare sul passato o sognare del futuro? Spontaneamente, perché io sento la pesantezza del passato spontaneamente. Dipende molto dall'umore del momento, moltissimo. Sono una persona che dipende tantissimo dalle proprie emozioni, quindi se è una giornata in cui è tutto un po' più lento, mi viene da rimuginare sul passato. Se invece è una giornata in cui mi sento un pochino più energica, è fissa sul futuro, devo fare cose, devo... E il futuro ti dà anche paura certe volte, cioè l'ansia del futuro? O quando pensi al futuro di solito ti emoziona perché il futuro lo puoi immaginare nella tua testa come vuoi tu? C'è sempre tendo ad essere molto ottimista io, però c'è sempre quella nota, no, di oddio, e se questa cosa poi va male, che cosa faccio? E quindi subito fare il piano B. Certo, subito, torniamo al presente, adesso va tutto bene, vero? Va bene, allora adesso peschiamo un'altra carta. Ta ta ta. Allora, che scusa hai usato per giustificare i tuoi errori? Questa Questa risatina. è particolare, perché tendenzialmente sono una persona molto sincera e diretta, Sì, però quando proprio fai quelle cavolate assurde, no? Che certo. magari è una giornata no, proprio no, e magari rispondi male a qualcuno, lo tratti male, eccetera, eccetera. È successo diverse volte che dessi la colpa al mio percorso ormonale, no? Dice sì, no, ma No, sono gli ormoni. però gli ormoni fanno. Gli ormoni no? fanno tantissimo, sì, Sì. però anche c'è quel momento in cui proprio ti rendi conto che stai perdendo un attimo il controllo perché hai uno sbalzo d'umore assurdo dovuto agli ormoni, e quei momenti in cui dici, ragionandoci, però in realtà ho fatto proprio una cavolata. Sì, no, è vero, cioè dici ti giochi la carta comunque, visto che Sono gli ormoni. visto che gli ormoni comunque spesso fanno il danno, allora dici anche quando non sono gli ormoni ce la giochiamo la carta. Esatto. Sì, anche io, ma però non è una scusa. Quale scusa hai usato per giustificare i tuoi errori? Però è brutto, cioè l'ho scritta io questa cosa, no? Però in effetti l'ho scritta sbagliato, perché scusa già sa di menzogna, no? E invece no, te la rimetto in un Ok, altro modo. Ok. Diciamo, da dove vengono la maggior parte dei tuoi errori? La maggior parte dei miei errori vengono, direi, dal mio essere molto... Sono una contraddizione vivente, perché Ok. al momento stesso Di che segno sono sei? pesci. Ah, ma anche io sono ok. Per cui Al momento- non è una cosa dei pesci, è solo una cosa sua. No. Perché c'è un Non me momento... l'aspettavo. Beh, sono ascendente vergine, Va bene. con una luna in gemelli, diciamo, Ok. quindi Vedi, i gemelli. c'è quella Lo nota, sapevo. c'è quella nota.
No, a parte gli scherzi, scusa se t'ho distratta. No, però in che senso sei una contraddizione vivente? Nel senso che ci sono quei momenti in cui sono estremamente impulsiva Sì, e quindi mi lancio nelle cose senza pensarci troppo. sì. E quei momenti in cui invece rifletto tantissimo, a tal punto da perdermi il momento e fare degli errori perché ci ho riflettuto troppo e non... Ah, no, io invece di solito gli errori partono da questa cosa che è molto pesci di essere impulsiva, Mm. no? Cioè io non penso alle cose, vado d'istinto e tipo dopo qualche mese inizio a riflettere Che cosa ho fatto? molto a fondo. Esatto. Over and over, finché il mio cervello non impazzisce. E però di solito lì tendo in effetti a rendermi conto magari di aver fatto una cavolata seguendo il mio istinto. Sì. No. Lo capisco molto bene. Caspita. Per cui diciamo che io do più la colpa dei miei errori a quell'istinto. Ovviamente non sempre, l'istinto mi protegge e mi dà tantissimo a livello Certo. creativo, a livello di ottimismo. Il mio ottimismo è grazie anche al mio istinto. Però sì, certe volte faccio delle scelte, ma perché non ci penso proprio. Sì, Sai, è vedi bellissimo! una bella idea e ti lanci. Sì, sì, l'ottimismo, tipo... Sì. Yeah! Vabbè, pazienza. Allora, adesso tocca a te farmi Ok. pescare. Non c'è bisogno che le mischi, eh? Sì, Cioè, sì. è come se io le conoscessi tutte, tipo, fammele mischiare che sennò la Bianca sa la carta che pesca. Allora, vediamo. Qua. No, c'è differenza tra la persona che mostri agli altri e chi sei veramente? Se sì, quale? In Dicelo a noi adesso, chi sei veramente? In realtà sono molto spontanea con le persone, quindi Sì. non tendo a nascondere troppo. Ecco, una cosa che magari tendo a nascondere, che non mi piace mostrare, è il fatto di essere molto fragile in un certo senso. Io odio mostrarmi fragile alle persone, quindi tendo sempre a tirare su un muro di sicurezza piuttosto che mostrarmi, almeno che non siano persone molto vicine a me. E Certo. quindi allora lì crolla ogni tipo di muro e sono completamente me stessa. È vero, e penso anche io. Io sono proprio trasparente. Non riesco a dire bugie, se dico bugie proprio me lo Mi leggi sento in malissimo. faccia. Sì, io Tipo non il riesco a cartello dormire. pubblicitario, ti sto mentendo. No, sì, è veramente, anche io devo dire questa cosa qua. Però forse la cosa che nascondo agli altri è quella di avere anche io bisogno, no? Cioè sempre, come dici tu, anch'io voglio sempre mostrarmi forte, indipendente, Sì. non ho bisogno di niente e per cui in quel senso lì, ma anche con le persone che mi stanno vicino. Però vorrei che mi leggessero il pensiero e che lo sapessero. Sì. Che è una cosa sbagliatissima È vero. perché nessuno ti legge il pensiero. Esatto, esattamente. Caspita, ma tu stai imparando un po' a dire le cose di cui hai bisogno. Sì, io cioè perché ho notato, no, durante il mio percorso, no, in cui ho cominciato a fare amicizia, a iniziare, no, a relazionarmi con le persone, che tendevo, no, a aspettarmi che gli altri capissero quello che sentivo io. E poi mi sono accorta che effettivamente era una cosa sbagliata, che faceva soltanto del male sia a me che agli altri intorno. Certo. E quindi mi sono imposta sempre a dire quello che penso, come stanno le cose, quello che sento, sia nel bene che nel male, in modo da essere sempre trasparente e fargli capire: io sono fatta così, se ti sta bene, perfetto, ci aiutiamo a vicenda, se no, pazienza, non è che posso Che farci brava. più di tanto. Ti risparmi un sacco di Sì, casini postumi, no? sì, Infatti. esattamente. Che brava. Va bene, anch'io la prossima volta che ci rivedremo a letto ti dirò che anch'io sono diventata capace di questa cosa. Per adesso no. Prego. Ok. Quello che vuoi. Sì. Descrivi la tua amicizia ideale. Ok. Prego. Allora, io ho un rapporto molto speciale con la mia migliore amica. Sì? Come si chiama? Laura. Ciao Laura! Ciao! E con lei ho il rapporto di amicizia ideale, nel senso che la conosco da quando andavamo alle medie. Sì. E il primo giorno che ci siamo viste, primo giorno di medie, lei mi è letteralmente saltata addosso. Io lì per lì ho pensato che questa è fuori di testa. E il giorno dopo eravamo già legatissime. Ma perché era veramente fuori di testa e ti piacciono le persone fuori di testa? Un pochino sì. Anche me. E è un percorso molto particolare il nostro perché io appunto ho fatto questo percorso di transizione e all'epoca c'era una sorta di attrazione tra di noi, quindi ci siamo fidanzate, siamo state insieme,
E quindi il nostro rapporto è molto dettagliato, insomma ci conosciamo come se fossimo... Molto bene. Esatto. Wow, e da e siete ancora amiche? E siamo ancora amiche, sì. Caspita. Io poi ho dovuto interrompere la relazione perché avevo bisogno di fare il mio percorso. E lei ha sofferto per questa cosa? Lei ha sofferto tanto. Perché era molto innamorata? Lei era molto innamorata Ok. e lo ero anche io in Sì, realtà. certo. Però insomma, per ovvi motivi non potevamo, perché lei è una ragazza eterosessuale, quindi non Certo. poteva avere una relazione con un'altra donna, però mi ha sostenuta sempre e non mi ha mai giudicata in alcun modo. Io con lei posso essere veramente un Caspita. libro aperto, senza nessun tipo di veli, e questa per me è l'amicizia ideale. Però può essere anche più dell'amicizia ideale, forse anche la relazione ideale. Può Nel essere, senso, sì. caspita, che bello che hai questa cosa fantastica, Sì. che è sopravvissuta, diciamo, a tutti questi cambiamenti, che però l'amore è così forte che è ancora lì. Ah! Sì. Ma secondo te lei è ancora innamorata? Bene, allora è un Cioè, tipo... è un amore platonico, è un anche amore, sì, reciproco, sì, no? sì, Certo. è un amore diverso da quello che si ha Certo. in una coppia, insomma, Certo. però sì, decisamente sì, è una forma di amore fortissimo, secondo me. Caspita, incredibile. È incredibile, no? Perché noi ci immaginiamo le cose debbano essere in una maniera specifica, no? Però magari lei è l'amore della tua vita, no? No, non si sa mai. Io, guarda, oramai a quest'età sono aperta a qualsiasi idea, no? Perché è vero, noi ci aspettiamo sempre, secondo me questa cosa che ci aspettiamo sempre dalla relazione romantica, una cosa ben precisa, poi ci crea anche magari dei muri che non ci lasciano essere aperti all'amore vero, magari, no? Sì. Bello, questa cosa, la vostra relazione è amore vero, poi magari non entra nelle caselle normali, non lo so come si dice, perché normale è una parola bruttissima, per cui non la diciamo, no, però una relazione, sì, appunto, quadrata, no? Quella di Disney, insomma. Io Sì. dico sempre, un giorno farò causa a Disney e mi farò dare un sacco di soldi, almeno tutti i soldi che ho perso nei divorzi, perché è per colpa loro che mi sono sposata 2 volte, mannaggia. Va bene. L'ideale del principe azzurro. L'ideale del principe azzurro che non esiste No. affatto. Devo pescare io, mi sa. O devi pescare tu? No, sì, devi pescare tu. Bravo. Allora, io questa qua. Grazie. Ah, ok. È facile manipolarti? Sono una persona molto ingenua, Sì. quindi se mi fido tanto, sì, è molto facile, perché io mi fido e quindi quando mi fido di qualcuno io mi lascio completamente andare. Certo. Se invece non ti conosco bene, no, per niente, cioè proprio zero, non riesci neanche È mai minimamente. successo che qualcuno ti abbia manipolato in una maniera brutta, in una relazione, soprattutto romantica? Sì, la mia primissima relazione è stata una relazione molto tossica. Ero molto innamorata e quindi lì per lì non me ne rendevo conto. Certo. Poi più andavo avanti, più capivo che era veramente una realtà sbagliata per me. Stavo male e non riuscivo più a trovare la tranquillità, perché era un continuo, no? Farmi sminuirmi, farmi sentire sbagliata in un qualche modo. E quindi in quel modo era un come manipolarmi per buttarmi Un giù. lavaggio del cervello? Sì, esatto. Caspita, a me hanno fatto tantissimi lavaggi del cervello, non so neanche come io possa essere qua a parlarti oggi, veramente, però è veramente difficile, perché quando ti fanno il lavaggio del cervello, io sono così, anch'io se mi fido tanto, soprattutto se sono innamorata, credo di sicuro di più all'altra Esatto. persona rispetto a me. Esatto. Sento, la mia pancia mi dice Bianca, non è vero, così è. Però anche nelle cose negative, perché poi il problema è lì, no? Per cui non Esatto. vali niente, non ti ama nessuno, e io subito, di sicuro hai ragione questa persona. Sì, esattamente così. Ti è più capitato, no? Ti è No, capitato una perché volta e poi basta. mi sono messa, no, basta, io quello che è, devo mettere prima me stessa davanti a tutti, brava. dico sempre quello che sta, come stanno le cose, quindi Per se cui vedo se qualcosa ci sei è perché Esatto. mi accetti, Esattamente. Il problema, posso dire una cosa, non per essere cupa, diciamo, però il problema è che tante persone sono in un modo all'inizio e poi si mostrano per quello che sono dopo. Verissimo. E quello è veramente un peccato, perché poi senti di aver investito del tempo anche agli occhi degli altri, no? Diventa quasi troppo tardi per fare un passo indietro, e per cui molto spesso a me è capitato che rimanevo perché dicevo: è troppo tardi, proviamoci, facciamolo funzionare, perché sennò mi dispiace, no? Avere avuto una svista così grossa. A te mi è capitato così? Sì, mi è capitato,
Però in un qualche modo, ricordandomi, no, di quanto ero stata male prima, dicevo Certo. no, non tollero proprio anche la minima virgola fuori posto, non mi va Ah, che bene. brava. E quindi mi è capitato, perché dopo il mio ex, no, sono uscita con diversi ragazzi e insomma mi capitava di vedere cose che non stavano né in cielo né in terra, mi rivivevo certe dinamiche e quindi dicevo ok, no, basta, ciao. Brava, e lì subito troncavi, non è che dicevi Punto, proviamo ancora. fine. Brava, va bene, dai, ci proverò. No, sotto questo punto di vista sono molto, molto obiettiva, quindi No, io do molte possibilità, dico no, ma aspetta, adesso se glielo spiego bene che ha fatto questa cosa che non doveva fare, ma non funziona mai. non capiscono mai È vero, e tanto. poi non dobbiamo neanche cercare di cambiare le persone, è quello. Esatto. Perché nella mia ingenuità alla fine faccio anche una cosa che non è bella da fare. Perché se una persona ti mostra com'è e a te non piace, dovresti dire a me non va bene e andartene, non cercare di cambiare quella persona, perché sennò non la stai neanche tu Esatto. veramente amando per quello che è. Esatto. E con questa pillola di saggezza abbiamo finito la nostra puntata, grazie mille! Grazie a te davvero. Cara, sei un tesoro, salutiamo, ciao! Ciao!